Benvenuti al video numero 11 della serie Realizziamo un mobile parametrico. Qui vedremo come poter realizzare le maniglie delle ante, ma prima ancora di procedere volevo farvi conoscere, andando sulla pagina di YouTube sul mio link, cliccando sul video numero 10 e andando in descrizione, qui c'è la possibilità di effettuare il download del file di Blender. Cliccando sull'apposito link si aprirà questa pagina dove poter scaricare il file e poter quindi seguire le successive aggiunte e modifiche che verranno effettuate. Ritorniamo a noi e adesso come prima cosa carico alcune maniglie che tempo fa avevo disegnato, quindi provvedo a caricarle per aggiungerle al file di Blender. Creo una nuova collection di nome appunto maniglie. Si tratta in effetti di semplici maniglie. La prima si tratta di 3 cilindri, un cilindro grande e 2 piccoli. Guardando le dimensioni vediamo che il cilindro è alto circa 20 cm, ha 3 cm di spessore e 7 cm di profondità. Poi l'altra maniglia è lo stesso, alta circa 20 cm, ha una profondità di 7 cm circa e uno spessore di 2 cm e 7. E poi c'è questo pomolo rotondo che ha un diametro di quasi 8 cm e una profondità di circa 4 cm e 2. Ritorniamo adesso al nostro mobile, deselezioniamo la visibilità delle maniglie, provvediamo subito ad aggiungere una nuova voce al node group, quindi chiamiamo questa nuova voce appunto maniglie. Come default mettiamo 1, come minimo possiamo mettere 1 e come massimo mettiamo 3, poiché abbiamo 3 maniglie, la 1, la 2 e la 3. Non dimentichiamo di cambiare anche il tipo, in quanto non si tratta di un float ma si tratta di un integer. A questo punto possiamo utilizzare già quanto fatto in precedenza, quindi partiamo con il duplicare l'instance on points e collegare anche la mesh line a points. A questo punto colleghiamo l'instance on points al join geometry e trasciniamo la maniglia. Colleghiamo quindi la geometry della maniglia alla instance dell'on points. Ecco che appaiono già le maniglie sul nostro mobile. Possiamo notare che cambiando qui la voce della maniglia, mettendo maniglia 2, cambia anche effettivamente la nostra maniglia. Quindi maniglia 3 metterà il pomo, quindi possiamo anche ritornare alla maniglia originale, maniglia 1. Adesso ci occuperemo effettivamente di fare dei nodi che collegati opportunamente ci permetteranno di poter cambiare la maniglia direttamente dal menu destro del Geometry Nodes. Per far questo la prima cosa da fare è quella di rendere disponibile la voce maniglie, quindi andiamo a trascinare la voce maniglie fino in basso. Reroute, lasciamola qui, rinominiamo col tasto F2 in tipo maniglie. Adesso preoccupiamoci di fare una scelta del tipo di maniglia, quindi iniziamo con creare dei nodi tipo geometry
to instance. Qui dovranno confluire i nostri nodi. Col tasto CTRL e il tasto destro del mouse stacchiamo il collegamento del nodo, quindi provvediamo con Shift A Search a cercare lo switch. Colleghiamo la geometry su True, carichiamo il nodo Compare, poniamo su integer equal, qui scriviamo 1, colleghiamo il risultato allo switch e l'output alla geometria del geometry to instance. A questo punto duplichiamo i nodi, duplichiamo questi nodi con CTRL SHIFT più D. Adesso qui cambiamo in maniglia numero 2, duplichiamo ancora i nodi, e qui mettiamo maniglia numero 3. Con questo dobbiamo comparare il tipo, quindi compareremo questo è il numero 2, questo è il numero 3, prendiamo il tipo della maniglia e lo inseriamo nel primo valore di comparazione. Non dimentichiamo di mettere a posto qui la zona dei minimo e dei massimi per quanto riguarda il valore delle maniglie, quindi default 1, minimo 1, massimo 3, qui maniglie possiamo mettere anche 1. Adesso colleghiamo i restanti nodi e colleghiamo il nodo geometry to instance all'instance del onPoints. Ecco che le nostre maniglie riappaiono e vediamo se funziona. Ecco che cliccando qui su maniglie effettivamente sul lato destro cambiano le nostre maniglie. A questo punto possiamo creare un gruppo dei nodi appena fatti, perché così sono tanti e quindi raggruppandoli possiamo gestirli meglio. Per cui selezioniamo i nodi, compreso il nodo di reroute, e con il tasto CTRL G formiamo un nodo. Usciamo con il tasto Tab. Ecco il nostro nodo e lo rinominiamo. Dunque vediamo, eccolo qui, nodo in scelta maniglia. Facciamo la stessa cosa sulla label e la stessa cosa sulle proprietà e salviamo. Qui termina la parte A del video numero 11. Vi invito a vedere la parte B conclusiva di questo video per quanto riguarda le maniglie sulle ante. Si ringrazia per la visione e arrivederci al prossimo video.